Libertà doppia di Gerardo Dorico, lettura di Fabio Giua, audiolibro prodotto e curato da Benist, Onde Letterarie e Audiolibri. Ascolta, ancora esiste un bene mentre già un altro sta per fare un altro giro giornata che poi non lo risolverà e rimarrai atterrito. Migliore strada non c'era. Vai, parti perché loro sono. Questo non era torto, ma una forma per riconoscersi. Cosa vuoi farci? Siamo frutti di una società dove tra le altre cose vive il male. La sua meta è giù all'inferno. Quel che non sa non può spiegarsi. Sembra facile, ma l'inverso arrivano. Serve togliere quel tappo che non fa sentire per saperne di più, anche oggi mentre vai da un'altra parte. O libera libertà doppia, occidente in una sola parola. A far parlare gli altri ci trovi cosa non dovevi fare. Com'è passata la serata di ieri? Certo, puoi vedere l'Oriente e pensare che ti trovi in Italia. Stato o morte come differenze in affari, perdizioni o reati. Qui ancora si discute di chi va e di chi non va. Una ripetizione, cosa avremmo sbagliato? Nessuno vuol far niente. Esiste un male come una specialità di ladro nei discioglimenti dell'essere, così nessuno arriva anche dove si è già andati. Ma dove vuoi recarti la legge è: affidati a lei, non tradisce, non ti perderai per tutto. Cosa c'è scritto resta chiaro, non mente, e le persone sono o non sono. Si vive sempre un po' più in basso di quel che siamo ed è colpa nostra. L'ermeticità è il nostro tempo, da chi si andrà oggi. Appare così la negazione di cosa dicevamo, per trovarci in una forma sbagliata e accettare d'essere un impreciso, dopo di proseguire per recuperarsi in funzione per tutte le cose che si vogliono. La nostra vita lo sappiamo noi che ci sono dei piani sopra. Tutta la sua durata non è sempre. Si deve sapere dove si va, cosa si farà, dove ci sposteremo. Non è un'offesa o una cosa brutta. Le ingiurie occorre cercarle sempre nel male, così ti trovi. Qui non rimarrà niente, ma chi te lo dice? Lo spirito è la carne. Un software, ad esempio, è dove andremo. Già tutto risolto senza problemi. Mi sento un po' tirato. Deve essere il mostro del comune o quello che vuole arrivare. Pensa, non sa nemmeno cosa vuole, dove sbaglierà e quando vinceremo. Il seguito di tutte marche e sottomarche di prodotti vari, se ci arriveremo italiani e che si vuol possa succedere solo la fine. Dopo tutto questo cosa puoi aspettarti? Dopo un male o un bene poi si inventarono solo la vita. Qual è quella norma a lavorare e crepare? Cosa puoi vedere? Chiudi gli occhi e prosegui o di là c'è la porta. Un bene non lo dice nessuno. È vietato. Saremo ancora nel male. Cosa deve ancora succedere? Trovi qualcuno che te lo spiega mentre di nuovo andiamo, dove prima non volevamo tornare. Così funzionerebbe fin quando non finisce un male. Per un po' di tempo o il resto è l'aria che respiriamo, o quello che ci rimane da vivere mentre siamo ancora lì, che dobbiamo partire e non lo sappiamo il perché. Regole di tradizioni che si vogliono togliere entrerebbero nella nostra carne per tradire, colpire, o dove non si sa che noi non siamo un altro. Pensi che era meglio ridere, ma la ragione è la popolazione o la memoria il limite, come non sapremo dove fermarci e chi chiamare. Chi sono queste persone che anche adesso sono qui a dare del fastidio? Ora ancora, prosegui la giornata, tanto ce l'hai sempre fatta. Vedrai le persone, poi altre cose che non sono immoralità, tanto lo sai cosa facevi oggi. A dopo, solo Dio ci ha pensato. Chissà lo stato delle persone. Ogni cosa è male, tante ingiurie e comunque prosegui. Magari di là si trova qualcuno per parlarci, magari è solo fantasia o polvere sulle spalle. Adesso che non è rimasto nessuno, sai la canzone di come la vita continua, sempre al punto d'inizio. Oggi intento a sembrare vano, sai nessuno dice mai niente, inventatelo il posto dove vivere, per loro ogni finale è sbagliato, ogni inizio è un punto morto. Chi dice che è l'assurdo o che serve farlo da soli invece si trova solo in un punto iniziale. Lascia stare, un questionario comune non è un affare personale, mai resterai solo in veglia. Quanti dubbi mentre la radio continua a suonare. Non si è mai cominciato un progetto per seguire o eseguire sempre i pensieri buoni. Non è solo risolvere quel maledetto questionario. Se ti trovi nel mondo a casa di chi ha sbagliato un futuro dato a nessuno, o ci troveremo solo in casa di chi è giusto e di chi è sbagliato, non in quel magnifico paradiso dove si parla liberamente e i problemi risolti di già. Si prosegue se la tensione aumenta. Un buon caffè rischiara la memoria del tempo. Ora sarà la realtà di sempre.
Sono appena tornato da una gita qui vicino, dove non vado tutti i giorni per impegni di lavoro costanti. Sembra tutto immacolato, solo la crisi del quasi vicino e del non credere alle nostre attese. La mente dove si svuota, si continua in un circuito che porta alla fine, la perdita della credenza nel vero, la sostituzione dei denti, la deficienza. Qui invece c'erano impulsi. Quel che non puoi fare, non farlo, non è tuo. Proteggiti, come in messa vai per il sentiero più retto senza spine. Mi raccomando, non chiamare. Duole una parte della faccia dove dice lui tu non ci sei. Ce la farai. La soluzione a ogni quesito esiste. Tu ci credi, così vai in via dove dice e trovi il meglio di esiste. Non l'ha mai toccato nessuno. Dopo cosa vuoi che non ci sia? Ma meglio la pace assieme, che comunque esiste una nube oscura sopra la città fatta di demoni cattivi. Che domande fai? Ci vediamo dopo, se c'è tempo per andare. Ogni cosa serve segnata, registrata per tutti, anche quel che negli anni a venire, o da questi precipizi che predispongono la cena e dopo. Segna tutto, registra come si vede, manca ancora lo stato se non per i periodici romanzi quotidiani. Deve restare registrata sempre tutta la vita per avere una visione completa, in modo universale, credo in un solo Dio. Ma ancor dopo tutto non sappiamo che la differenza è necessaria. L'ignorante approfitta della nostra ignoranza o ci sono delle materialità oggettive disarmoniche. Cosa pensi dal momento che ieri non siamo stati assieme? Mai dimenticare un male, c'è scritto sulla porta di casa. La testa mi dice anche altre cose, più di cosa ci aspettavamo per oggi. La pulizia, il rischio di dove andare, il sogno non è allucinazione, ma vero. L'atto che dobbiamo fare oggi è organizzato. Gli accadimenti succedono da soli, prosegue la giornata assieme il sogno, ma dai falsi, purtroppo, falsi idoli. Non il giorno senza idiozie per le quali non potrebbe essere di meglio o di peggio. L'aria compie cambiamenti nuovi, nuove tonalità che migliorano la qualità della vita. Ci sono leggi mai usate, censurate e leggi adoperate in modo sbagliato. Vivere in viaggio, dimmi tutto della vita e del progresso, che ci hanno tradito, cosa ci hanno fatto sbagliare, cosa dovevi dire o fare, le strade che non abbiamo mai percorso. Poi raccontami del peggio, la roba è lui o lei. Il progresso non sembra una brutta storia, ma una questione di milioni di italiani. Invece che giornata strana è stata oggi. Ho incontrato persone, ma non come di solito, e quel normale muro caro roditore sembra d'essere a Berlino, non a Cosenza. Solite cose, le buche nelle astratte strade per tornare a casa, ma ora mi sento salvo, normale. Non una cospirazione contro la terra e la vita. Non era il bene cosa si credeva non si potesse dire, ma cosa si aveva attorno l'immorale al posto di cosa doveva essere. Siamo il fiore più bello della nostra vita e sai quante disgrazie ancora, prima d'arrivare dove la pace resta in vita. Colpa delle realtà non dette e delle cose che sono anche persone. Sono corpi le idee, già, macerie. Idee sono il frutto migliore. Un'idea diventa la soluzione. Le persone non si toccano, si rovinano altrimenti. Come la realtà sono la legge. Si paga. Chiedi se esiste qualcuno che spara per aria lì sopra. Il futuro è fuggito, se n'è andato. E ridi. Quel che non si sapeva ci succede è cosa di peggio. Già noi siamo qui. Noi siamo il nostro futuro. Dovrei vedere in archivio, ma sembra non ci sia rimasto niente. Sai, esiste un piano terra dove la terra sarà più indicativa di te stesso. Lì non occorre andare a vedere di meglio e trovare qualcuno, qualcosa. Serve pace nel nostro anticristo. Si dice io ho già avuto e si evita nella maggiore parte un male. Bisogna riconoscere cosa era il bene e il male. Campanelle altrimenti erano tutto quel che ci dicevano di fare o che volevamo noi. Ecco, sarà tutta qui la discesa dal piano di casa alla strada. Mi sembra di essere nel ricordo. Cosa non esiste diventa come l'ignoranza o quando dovremmo essere andati a dormire tutti mentre il problema, quella famosa questione anche nostrana, non era ancora risolta. Sono poche le persone tra quelle rimaste, bisogna sempre fare in fretta. Cosa non sai resta cosa non puoi fare. Fumo una sigaretta o è vietato? Da qualche parte non l'ho letto. Qui nessuno parla o deve essere un altro il dilemma, tipo cosa abbiamo al fianco per capirci o quello che non avremmo mai. Restare fermi sarà peggio. Fatte le presentazioni, separiamoci. Pensavano che l'uomo era una scatola e si buttava nei rifiuti a una certa età. Invece si era noi, eravamo noi. Addirittura serve aver cura e essere bravi a buttare via le scatole. A volte qualcuna può servire,
Ma qui i verbi sono avverbi, si sale o si scende per diverse ideazioni, di piani tutti personali. Ora or dunque non ci resta che guardarci, sparsi nella stanza, caro vero sconosciuto. Come al solito sarà l'ora del riposo. Non voglio essere retorico, ma c'è per forza il bisogno. Solo a dirle certe parole sono realtà invece di solo fantasia. Come solo pensarle certe cose fanno male. E pensare a volte sarà molto meglio d'agire. In 5 o 10 minuti al giorno si chiama progetto. Si può dire quel che si vuole, il risultato è il suo prodotto. La strada da raggiungere sarà sempre quella. Dopo la luce della nostra grande industria statale, non ho mai sentito parlare di immune deficienza acquisita da queste parti. Immune uguale esente ma nel senso, non essere a conoscenza d'essere malato o super. Tra l'altro è come in fondo il resto della nostra vita, cosa non avremmo vissuto perché si era al lavoro, oppure impegnati. L'inverno aspettato è arrivato e la nostra chiarezza nella mente si conferma solo se ne parliamo. Qui le leggi dello Stato vanno a ruba, anche le invenzioni. No, non lasciarlo, è di cosa hanno bisogno degli umani. Quei problemi non risolti che ritornano per risolverli. Persone non tranquille che non hanno potuto risolvere, o quel che si vuole ignorare che si vive nel fondo anche essendo milionario. Il bene sarà anche una forma morta, attingere per continuare ma ad andare nel progresso. Siamo noi che ci fermiamo mortali. Tutti lo siamo, tranne Dio. Le parole si usano da un lato per non farsi sentire o davanti per dirle. Se ti servono spiegazioni, chiedile sempre, per sempre. Oggi, alla fine di novembre dell'anno 08, quante risoluzioni da chiedere, tante quanto una montagna, e i soliti falsi dovranno solo farsi da parte. Non ce n'è per loro, solo bene per quella linea positiva esponenziale. La realtà che si vuol nascondere, in verità, forma il possibile e l'impossibile, la vita e la morte. Vivere nel bene diventa lo stesso di dire: domani andrò a fare la spesa, ma non vedo nessuno esistere, o meglio nessuno ci crede mentre tutto è il possibile esistente. Quindi anche se andiamo a uscire senza avvocati, sarebbe lo stesso. Impossibile un nulla, sono milioni di calcoli. Il trucco è nelle parole, occorre ripeterle anche in indietro per trovare quel che si cercava. Buongiorno, sai, a volte è davvero difficile l'intento di portare avanti in noi o la vita. Non un falso, ma difficile. Un monumento, un'opera pubblica antica della nostra città. Ciao, G. Grazie per aver ascoltato con noi. Se l'audiolibro ti è piaciuto, lascia un mi piace, un commento e, se vuoi, iscriviti e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione!